Oggi rispondo a una delle domande più frequenti che ricevo dai miei studenti. Ma quando vengo in Italia, posso parlare italiano con tutti? Tutti mi capiranno o devo imparare un dialetto? Beh, oggi risponderò a questa domanda. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi parliamo di un argomento super interessante, il dialetto. E sì, perché in Italia ci sono davvero tantissimi dialetti che sono diversi non solo da regione a regione, ma pensa anche da città a città. E quindi se tu vieni in Italia e parli italiano, riusciranno a capirti tutti? Potrai parlare con tutti? Prima di iniziare però voglio anche ricordarti che se vuoi ricevere materiale super interessante ogni settimana per studiare l'italiano, puoi iscriverti alla nostra newsletter. Clicca sul link qui sotto in descrizione o anche nel primo commento pinnato, inserisci il tuo nome e la tua email e ogni settimana ti manderò degli argomenti e dei contenuti interessanti per migliorare in italiano. E ti racconterò anche delle cose sulla mia vita personale in italiano, così puoi anche esercitarti con la lettura. Prima di tutto dobbiamo capire che cos'è un dialetto. Spesso si pensa che il dialetto sia una lingua che viene dall'italiano. Invece non è proprio così, perché i dialetti sono delle lingue che si sono evolute parallelamente alla lingua italiana. Quindi sicuramente sono delle lingue simili, alcuni dialetti poi sono più simili all'italiano rispetto ad altri, ma non c'è una gerarchia, cioè una lingua che è venuta prima e una che è venuta dopo. Sono lingue che si sono sviluppate insieme nello stesso momento. E i dialetti sono davvero molto diversi, ma questo perché? Perché hanno avuto anche delle influenze nel tempo da popoli che hanno per esempio dominato parti dell'Italia. E alcuni dialetti, anche a causa della loro ricca storia, della grammatica documentata, in alcuni casi anche per esempio per la musica o addirittura la letteratura, alcuni dialetti sono considerati delle vere e proprie lingue, quindi non è corretto chiamarli dialetti. Per esempio, la lingua napoletana, il siciliano. Quindi prima devi pensare a questa cosa qua. Il dialetto non è un'alternativa all'italiano. Non è qualcosa che viene dall'italiano, ma è una lingua con la sua storia che si è sviluppata insieme all'italiano, però in un posto più piccolo, non in tutta l'Italia, ma solo in una regione, in una città. La lingua italiana, invece, grazie al lavoro che è stato fatto dalla radio e dalla televisione negli anni 50, negli anni 60, poi si è diffusa in tutta Italia e quindi adesso tutti in Italia parlano l'italiano. Ma una buonissima parte parla anche il proprio dialetto. Io per esempio non ho modo di parlare il mio dialetto molto spesso, però lo conosco, lo capisco, lo so parlare, ma ovviamente la mia lingua principale, quella che uso di più, è l'italiano. E allora qual è la relazione che c'è tra il dialetto e la lingua italiana? Secondo me dobbiamo fare due considerazioni. L'uso del dialetto a volte può essere anche legato allo status sociale. Infatti, quello che può capitare è che il dialetto viene parlato dalle persone che non hanno avuto la possibilità di andare a scuola, quindi che non hanno avuto la possibilità di formarsi a sufficienza. E quindi per questo motivo in Italia una persona che magari non ha avuto una grande istruzione userà di più il dialetto rispetto all'italiano standard. Questo non significa che quella persona non parli l'italiano standard, assolutamente, però preferisce l'uso del dialetto perché è magari la lingua che è stata più parlata in casa e quindi la lingua che ha sentito di più.
E con questo possiamo anche ricollegarci al discorso dell'età. Generalmente le generazioni più anziane in Italia parlano molto più dialetto rispetto ai giovani. Questo perché l'Italia era un paese di analfabeti ed era anche un paese in cui praticamente ognuno parlava la propria lingua, il proprio dialetto. E solo recentemente, forse negli ultimi possiamo dire 60-70 anni, che le persone hanno iniziato effettivamente a usare molto di più l'italiano. Ogni anno sempre di più in realtà. E adesso per noi giovani che abbiamo praticamente tutti accesso alla scuola, all'istruzione, viaggiamo molto di più e quindi non possiamo parlare il nostro dialetto, perché se io vado a incontrare dei miei amici a Milano e parlo il mio dialetto, non ci capiamo. Questo ovviamente ha reso l'italiano la lingua principale parlata in Italia e poi piano piano i dialetti si usano sempre meno, ma comunque sono molto conosciuti. Quindi sicuramente c'è anche questa correlazione all'età, perché magari una persona più anziana non ha necessariamente avuto l'istruzione che, per esempio, una persona giovane ha adesso. E poi voglio farti questo punto che secondo me è molto importante. Non tutti i dialetti d'Italia sono uguali. Cioè ci sono delle regioni in cui il dialetto è considerato importante come la lingua italiana, se non più importante addirittura. Ti faccio un esempio pratico. Io vengo dalla Puglia e nella mia città, o comunque nella mia zona, parlare dialetto significa spesso non essere abbastanza istruiti. O comunque non è una cosa che viene sempre ben vista. È una cosa forse anche un po' da evitare. Quindi quando uso il dialetto, per esempio in famiglia o con gli amici quando sono arrabbiato, quando voglio usare un'espressione più colorata che non esiste in italiano, allora la prendo dal dialetto. Quando sono un po' più emozionato, quindi uso il dialetto in casi eccezionali. Non lo uso costantemente. Ma poi ci sono però altre regioni, invece, in cui il dialetto è davvero parte integrante della vita di tutti i giorni, ma per tutti, dai giovani agli anziani. Un esempio pratico, secondo me, è il Veneto. I veneti sono molto fieri della loro regione e della loro lingua. Infatti, quando vai in Veneto sentirai persone di tutte le età parlare spessissimo in veneto, che per me è abbastanza incomprensibile, ma poi parleremo dopo di questo. Quindi non c'è più un discorso di status sociale, una persona più istruita, meno istruita. No, lì parlano veneto perché sono fieri della loro lingua. Ovviamente tutti i veneti parlano anche l'italiano, attenzione, non sto dicendo che non parlano l'italiano, però parlano molto spesso il veneto perché sono fieri. E questa è la cosa più importante, secondo me, l'essere fieri della propria lingua, del proprio dialetto. Lo stesso, per esempio, vale anche per i napoletani. Loro anche sono fierissimi della loro città, della loro storia, della loro lingua. E infatti se poi pensiamo al napoletano, pensiamo alla musica. Quante canzoni esistono in Italia in napoletano? Sono tantissime. Quindi secondo me ci sono, diciamo, dei casi un po' più particolari in cui il dialetto è una lingua che viene effettivamente parlata tutti i giorni da tutti e non ha quella relazione allo status sociale, alla formazione che una persona ha avuto. Ma un altro fenomeno che secondo me è molto importante sottolineare è il cosiddetto italiano frammisto. L'italiano frammisto è quando parliamo un po' di italiano e un po' di dialetto. Insieme, poi li mettiamo insieme, quindi un po' e un po'. Questa è una cosa molto comune. Perché a volte, magari, in dialetto ci sono delle parole, delle espressioni che non esistono in italiano, comunque che non renderebbero l'idea nello stesso modo. E quindi le persone usano un po' di italiano e un po' di dialetto. O a volte si prendono delle parole dialettali e poi si trasformano in italiano. Questo sicuramente è un caso un po' particolare, perché se tu senti un italiano parlare che parla un po' di italiano e un po' il dialetto, chiaramente questo può complicare la comprensione, assolutamente.
E se tu ci pensi, parlare di italiano, un italiano, è difficile. Perché l'italiano parlato da persone che vengono da diverse regioni d'Italia è completamente diverso. Ma perché questo? Beh, perché è il dialetto che influenza l'italiano. E come lo influenza l'italiano? Beh, lo influenza nella pronuncia, nella struttura grammaticale delle frasi, anche nel lessico. Ora non scenderemo nei dettagli di questa cosa qua, però il dialetto influenza direttamente la lingua, i suoni di quella persona. Quindi, prima di rispondere alla domanda generale, devo imparare un dialetto? Io ti faccio una domanda. Ma secondo te gli italiani capiscono i dialetti d'Italia? Beh, parliamone. Questa è la mappa dei dialetti italiani. Come vedi, ce ne sono tanti. I dialetti possono essere divisi in gruppi. Per esempio, il mio dialetto, quindi quello del nord della Puglia, fa parte dei dialetti campani. Infatti io, quando sento qualcuno parlare in napoletano, non sto dicendo che capisco tutto, però me la cavo. Ma, per esempio, se sento una persona del Salento, di Lecce per esempio, parlare, oddio, io non capisco niente. Ed è la stessa regione, è sempre la Puglia. Questo perché? Perché paradossalmente quel gruppo è più simile al siciliano che al pugliese del nord. Quindi, come puoi vedere, è un casino totale. E allora adesso io voglio farti divertire. Abbiamo scelto per te 3 clip che abbiamo trovato su YouTube. Abbiamo preso una clip da Gomorra, quindi in napoletano, una da Romanzo Criminale, in romano, e poi abbiamo preso un video super interessante di un mio amico, Carlo, di Piazza Square, e in questo video lui praticamente ci fa vedere come una persona lombarda e una persona veneta, e anche una persona napoletana, ma non l'abbiamo incluso in questo video, dicano alcune cose nella propria lingua, nel proprio dialetto. È un video interessantissimo, se vuoi vatti anche a vedere altri video sul suo canale perché lui carica spesso questi video su dialetti, lingue, l'italiano nel mondo, è molto interessante. Quindi ora ascolteremo queste clip, prova a immaginare che cosa dicono e poi io ti darò la traduzione. Adesso ascoltiamo la prima clip in dialetto napoletano, tratta dalla serie TV Gomorra. Ok, questa non era difficilissima per me, perché il mio dialetto è simile a quello napoletano, quindi riesco a capirlo un po' di più. Però comunque è molto diverso dall'italiano. Ascoltiamo. Padre teneva tanta raffietta, ma era un uomo che sapeva fare. Tu no. E che sto sapevo purissimo. Padre mi ha sempre sottovalutato. La traduzione è: tuo padre aveva tanti difetti, ma era un uomo che sapeva vedere. Tu no, e questo lo sapeva anche lui. Mio padre mi ha sempre sottovalutato. Adesso passiamo alla seconda clip, in romano. Questa clip è tratta da Romanzo Criminale. Ascoltiamo. Diventa grandi, Frey. Se te ne sei accorto, siamo cresciuti. E mo Roma ci fa stretta. Ancora vuoi salire? Guarda che quando sei arrivato in cima poi solo scendi. Amici tua. Questa forse per gli italiani non è difficilissima, però forse anche per voi che state studiando l'italiano, perché il romano è sicuramente più simile all'italiano rispetto ad altri dialetti. E poi ci sono davvero tantissimi contenuti in romano, in televisione, nei film, quindi noi italiani siamo più abituati. La traduzione è: a diventare grandi, Fre. Se non te ne sei accorto, siamo cresciuti e ora Roma ci sta stretta. Vuoi ancora salire? Guarda che quando sei arrivato in cima puoi solo scendere. I tuoi amici.
Adesso ascoltiamo altre 2 clip tratte da un video di Piazza Square in cui Carlo chiede a una persona lombarda e una persona veneta come chiederebbero una mano ad un amico se sono rimasti bloccati per strada con la macchina. Ascoltiamo la prima clip in lombardo. Beh, questa per me è davvero difficile e anche se ho abitato a Milano, in Lombardia, non ho capito niente e quindi ho proprio avuto bisogno della traduzione. Ascoltiamo. Te, sono restato per strada con la macchina, la mia giù, forse mica il piacere venire a rimorchiare la macchina, a portarla dal meccanico, tirarla. Ma sì, vieni. Però guarda che soldi te ne do mica, ma no, avete fa un piacere, con tutti i piaceri che te me faccio, vieni volentieri. La traduzione è: guarda, sono rimasto per strada con la macchina, non funziona più. Mi faresti mica il piacere di venire a prendere la macchina e portarla dal meccanico? Ma sì, vieni. Però guarda che i soldi non te li do mica. Ma no, ti faccio un piacere. Con tutti i piaceri che mi fai, vengo volentieri. E adesso, sempre dallo stesso video, ascoltiamo una frase simile, ma in veneto, che è un dialetto che io adoro, ma è davvero difficilissimo. Ascoltiamo. Invece ho sbusato tutto, vien torme perché so incidà. Ho bisogno della mano. Invece ho sbusato tutto, vien torme perché so incidà. Ho bisogno della mano. La traduzione è: ehi, amico, molla tutto e vieni a prendermi, perché sono bloccato. Ho bisogno di una mano. Hai capito qualcosa? Beh, io tranne il napoletano e anche il romano, di lombardo e di veneto non ho capito niente. Il napoletano però io lo capisco perché il mio dialetto è simile al napoletano, quindi è più facile. Il romano, generalmente gli italiani lo capiscono di più, ma perché è così presente e frequente nella televisione, nei film, che ormai l'abbiamo imparato. Ed è comunque anche molto simile all'italiano standard. Però del lombardo e del veneto io ho fatto molta fatica. Quindi, devi imparare un dialetto? Beh, mi sembra ovvio. La risposta è no. Ma perché no? Ma perché in Italia tutti parlano l'italiano. Se qualcuno ti parla in dialetto, tu rispondi: mi dispiace, non capisco, puoi parlare italiano? E chiaramente se poi tu vivi in un posto, per esempio Gaia, la mia migliore amica, lei vive in Veneto. Beh, lei è appena arrivata in Veneto e sentiva i veneti parlare, non capiva niente. Adesso non è che lo parla e capisce tutto, però sicuramente capisce molto di più rispetto a prima. Quindi poi se tu abiti in un posto in Italia è chiaro che puoi iniziare a prendere anche qualche parola in dialetto e capire un po' di più, è normale. Ma non puoi aspettarti di capire un'altra lingua perché sono altre lingue durante una vacanza in Italia. Quindi no, non è necessario imparare il dialetto perché in Italia tutti parliamo l'italiano. Alcune persone sono più facili da capire, alcune persone sono un po' più difficili, alcuni forse usano di più il dialetto nella vita di tutti i giorni e magari anche a causa di quel fenomeno l'italiano frammisto è più difficile capire quelle persone. Però la normalità è che tutti parliamo italiano e se tu parli con un italiano e quell'italiano capisce che in realtà tu stai imparando questa lingua, parleranno in modo più chiaro, non useranno il dialetto o comunque parole che vengono dal dialetto in italiano, staranno un po' più attenti alla lingua. Quindi no, non è necessario imparare il dialetto, ma sicuramente è molto interessante imparare e scoprire queste particolarità e queste curiosità della nostra lingua, anzi delle nostre lingue, perché in Italia ce ne sono davvero tante. Però non ti preoccupare, l'italiano è abbastanza. E poi sono pochi effettivamente i dialetti che possono essere un po' più imparati. Per esempio il napoletano e il siciliano hanno un po' di più anche delle grammatiche.
Però per esempio il mio dialetto, che è un dialetto specifico anche della mia città, proprio quella dove sono nato, non ha una grammatica, non ha un vocabolario. Quindi sicuramente quello rende le cose molto più difficili, ecco. E tu che ne pensi? E voglio anche chiederti, nel tuo paese c'è una situazione simile? Esistono i dialetti? E se sei venuto o venuta in Italia, qual è stata la tua esperienza con la lingua, con i dialetti? Parliamone qui sotto nei commenti. E se questo video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci sentiamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!